Il vino è simbolo di eccellenza del nostro Made in Italy, ma quello che davvero fa grande questo settore, amici, non è solamente quello che c'è dentro alla bottiglia, cioè il contenuto, ma anche quello che c'è fuori. E siamo venuti a trovare un'azienda, siamo nello spazio espositivo di Rotas. Io sono in compagnia del signor Francesco Celante, che ne è, diciamo, il titolare, ok? Fondatore. Voi fate etichette, ma intanto ci racconti brevemente com'è nata la sua storia? L'alternativa poteva essere quella di produrre fiori o pesci. Sono due cose, una per l'alimentazione, che trovo che ancora adesso si scopre che il pesce è un'alimentazione abbastanza sana, dosato sempre con equilibrio, e fiori perché sono una cosa stupenda, sono un'immagine fantastica. Dai fiori alle etichette non c'è una grande differenza, perché ambedue rappresentano un'immagine, rappresentano una cosa bella, e le cose belle hanno sempre un contenuto di grande qualità. Modo di comunicare È un'etichetta. così infatti. E noi consideriamo le etichette un messaggio, perciò abbiamo bisogno di avere un contenuto, avere una capacità espressiva e poi avere un destinatario. La bellezza è quella che attira di più il destinatario, perciò sulla bellezza credo che tutti quanti siano d'accordo. Si vedono con maggiore interesse le cose belle. Si compra con gli occhi. È così, si compra con gli occhi, e gli occhi servono oltretutto per governare. Tutte le nostre papille gustative sono legate a una percezione di bellezza che sta dietro l'ipotalamo, cioè abbiamo un cervello che funziona per stimoli, e quando la bellezza stimola il cervello stimola tutte le nostre papille gustative e noi apprezziamo di più la stessa cosa se bella anziché neutra. 50 anni di esperienza, 3 stabilimenti produttivi, oltre 130 persone lavorano in Rotas, insomma numeri davvero importanti. So che avete vinto anche tanti premi. Sì, l'anno scorso probabilmente siamo l'azienda più premiata al mondo, ne abbiamo vinti 14, e alcuni premi poi ci vengono da zone o clienti dove noi non abbiamo una presenza se non sporadica, non abbiamo una struttura organizzata, venditori o altro, abbiamo semplicemente un cliente il quale attraverso gli studi grafici, che sono i nostri portavalori più importanti, e su questi noi riusciamo poi a costruire una personalizzazione, perché riteniamo che sia indispensabile che tutti i territori riescano, ma peggio, che tutti i produttori di qualcosa riescano a specificare la loro passione, il loro interesse, la loro capacità, la loro esperienza e la loro expertise, perché questo è dentro a quel prodotto, ed è quel prodotto, non quell'altro vicino, è proprio quello, e questo è molto importante che venga comunicato. Etichette di tutti i tipi, addirittura che si vedono al buio. Sì, beh, su questo poi ovviamente noi cerchiamo di stimolare tutta la percezione visiva, ma non solo visiva ma anche tattile. Sono i nostri due sensi maggiori. Noi viviamo attraverso i sensi. L'udito è un senso universale, non è selettivo. L'udito purtroppo non si può frazionare, senti tutto, mentre l'occhio e il tatto è direzionale. Io decido di vedere una cosa, io decido di toccare una cosa, e questo vuol dire che mi consente di avere un approccio mirato, e il mirato è verso una cosa bella rispetto a una cosa meno bella, è chiaro. Bene. Di Treviso, l'azienda Rotas. Sì, Treviso in realtà temo tantissimi anni fa, prima di cominciare ero in America, Stati Uniti, è evidente che quello è un paese mitico eccetera, ma io sono tornato a casa perché ritenevo che la nostra casa, l'Italia, o comunque in particolare non solo la città, siano un patrimonio enorme che noi non riusciamo ancora a valorizzare abbastanza, e io spero attraverso le etichette di riuscire a dare un po' più di valore a queste cose che sono fondamentali, che hanno una storia, che hanno una qualità che nessun altro al mondo purtroppo può avere, e noi non le valorizziamo mai abbastanza.
Io ringrazio per questa piacevole chiacchierata Francesco Celante. Chiudiamo con la promessa però di venire in azienda e vedere, toccare da vicino quello che fa la vostra realtà. Perché per esempio uno degli approcci che abbiamo fatto, l'ultimo se vogliamo, è che noi abbiamo costruito delle etichette col vino. Esattamente, il nostro inchiostro si chiama vino, l'abbiamo consegnato ieri proprio al ministro che è rimasto anche lui impressionato perché sicuramente è un approccio un po' particolare a una cosa abbastanza banale che è quella di avere una stampa di un prodotto o di un'etichetta. E vediamo qui proprio l'artista che ha creato e sta creando. È l'arte che diventa etichetta in un certo senso e non solo, ma anche molto materica perché è etichetta di vino. Io ringrazio Francesco Celante, amici qui dello spazio espositivo di Rotas è tutto, ma restate con noi perché il Vinitaly continua.